Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono il W2FND, Lucio, e oggi approfondiremo la conoscenza degli stub. Cosa sono, come funzionano e come utilizzarli con un esempio. Guardate fino in fondo questo video perché vi farò vedere qualche astuzia e non dimenticatevi di sostenere il mio lavoro mettendo un like, iscrivendovi al canale, condividendo il video e mettendo un commento. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Ma iniziamo subito. Il termine stub in inglese viene tradotto letteralmente con moncone. Se ci riferiamo alle linee di trasmissione, in italiano diremmo spezzone. Infatti si tratta di uno spezzone di linee di trasmissione lungo non più di lambda mezzi. Da ciò si capisce subito che di stub ce ne sono di due tipi, quelli lasciati aperti e quelli chiusi in cortocircuito. Dal punto di vista elettrico invece si tratta di una linea di trasmissione corta, terminata con un carico non dissipativo che presenta dall'altro capo della linea un'impedenza puramente reattiva, che dipende dall'impedenza caratteristica della linea, dalla lunghezza elettrica dello spezzone e dalla frequenza, o meglio dalla lunghezza d'onda. Le equazioni che ricavano l'impedenza dall'altro capo della linea sono le seguenti. ZOC è quella in caso in cui sia lasciata aperta e ZCC è il caso in cui sia chiusa in cortocircuito. Le formule non sono affatto semplici, per questo motivo ho preparato un comodo foglio di Excel che troverete in descrizione. Se osserviamo bene, le formule ci dicono che la linea può essere vista come una reattanza capacitiva o induttiva a seconda della sua lunghezza elettrica. Direi che è una caratteristica non da poco. La lunghezza d'onda, lambda, come vi dicevo, si ricava dalla frequenza secondo la formula lambda uguale a 300 fratto f. Se f è in MHz, lambda è in metri. La lunghezza elettrica LE si ricava dalla lunghezza fisica LF, quella che si misura col metro per intenderci, dividendola per il velocity factor della linea. Questa è la formuletta, sempre in metri. Il velocity factor è quindi un parametro della linea che dobbiamo conoscere con precisione, cosa non proprio semplice. Infatti la presenza dei connettori e il disadattamento dovuto all'aperto o al cortocircuito imperfetti modificano il valore che troviamo nei datasheet. Più avanti vedremo come eseguire con precisione la misura del velocity factor col VNA. Ma probabilmente alcuni di voi si chiederanno se lo stub ha delle controindicazioni. In linea di massima direi di no. L'unica controindicazione è l'ingombro. Mano a mano che ci si abbassa di frequenza, lo spezzone di linea da utilizzare diventa sempre più lungo e nelle bande basse diventa praticamente inutilizzabile. Ma vediamo meglio di capire la teoria che c'è dietro allo stub. Lo stub è di fatto una linea di trasmissione corta, cioè non più lunga di lambda mezzi se in corto o lambda quarti se è aperta, ma pur sempre una linea di trasmissione. Quando una linea di trasmissione è terminata su un carico diverso dalla sua impedenza caratteristica, cioè è disadattata, è attraversata da due onde, una diretta che va verso il carico e una riflessa dal carico stesso che viaggia in senso contrario, verso il generatore. Notate che l'onda riflessa è originata da quella diretta che non viene tutta assorbita dal carico ed una parte di questa viene riflessa indietro. Quindi se non c'è l'onda diretta non c'è nemmeno la riflessa. Le onde, intendiamoci, sono sia di corrente che di tensione. Se prendiamo in considerazione la tensione, la combinazione dell'onda di tensione diretta con quella riflessa dà origine ad un'onda stazionaria che si misura col VSWR, o meglio col coefficiente di riflessione, perché il VSWR è un parametro derivato dal coefficiente di riflessione. Il rapporto tra l'onda riflessa e quella diretta
è sempre uguale lungo tutta la linea, perché dipende unicamente dal carico ZL posto in fondo alla linea. Quindi il modulo del coefficiente di riflessione gamma, che è il rapporto tra l'ampiezza dell'onda riflessa e l'ampiezza dell'onda diretta, è anch'esso costante lungo tutta la linea. Se potessimo misurare l'impedenza in ogni sezione della linea, cioè se potessimo misurare il rapporto tra la tensione e la corrente che c'è in una determinata posizione distante dal carico, vedremmo che cambia sia la parte reale sia la parte immaginaria. Quindi l'impedenza di carico ZL viene vista diversamente mano a mano che ci si sposta dal carico verso il generatore. Attenzione, cambia il come è vista l'impedenza di carico. Non confondiamoci, l'impedenza caratteristica Z0 della linea non cambia affatto perché dipende dalle dimensioni fisiche della linea e non dal carico. Se ci mettiamo sulla carta di Smith questo fatto si vede immediatamente. Vedete, se in fondo alla nostra linea ci fosse un carico ZL pari a 10 più J25, ci troveremmo in questa posizione della carta di Smith. Sulla carta di Smith, se il raggio è unitario, cioè questa distanza vale 1, il modulo del coefficiente di riflessione è la distanza del punto dove si trova il carico e il centro della carta. Praticamente è questa distanza qui. Dato che lungo la linea il coefficiente di riflessione gamma è costante, la nostra impedenza di carico resterà sempre alla stessa distanza dal centro della carta di Smith. In pratica, se ci muoviamo dal carico ZL verso il generatore, cioè qui in senso orario sulla carta, restiamo sempre su di una circonferenza, questa blu per esempio nel disegno, perché in questo modo manteniamo costante la distanza dal centro. Non appena ci spostiamo dal punto che rappresenta il nostro carico, l'impedenza cambia. Non solo, ma quando attraversiamo l'equatore, questo punto qua, l'impedenza diventa da induttiva a capacitiva e viceversa quando lo attraversiamo di nuovo in quest'altro punto. Se facciamo un giro completo ritorneremo nel punto ZL. Così facendo avremo percorso un tratto di linea lungo lambda mezzi che sulla carta corrispondono a 360 gradi. Ecco perché gli stub non possono essere più lunghi di lambda mezzi, perché sarebbe inutile. Infatti la stessa impedenza la potremmo ottenere con una linea più corta. In definitiva, quando noi percorriamo una linea di trasmissione disadattata, partendo dal carico verso il generatore, continueremo a girare attorno ad un cerchio più o meno grande a seconda del coefficiente di riflessione e ad ogni lambda mezzi ritorneremo a vedere l'impedenza di carico. Questo se la linea è ideale. Nella realtà le linee di trasmissione hanno delle perdite e mano a mano che si gira ci si avvicina sempre di più al centro della carta, percorrendo di fatto una spirale. Con più le perdite sono grandi, con più velocemente la spirale si avvicina al centro della carta. Qui vedete un esempio con uno spezzone di coassiale RG58 aperto da un lato. Nel caso di linee ideali, se noi lasciamo aperta la linea, è come se collegassimo una resistenza infinitamente grande in fondo alla linea. Il nostro carico si troverebbe sul diametro verde, tutto qui a destra. Il coefficiente di riflessione sarebbe al massimo, cioè 1, perché l'onda diretta è tutta riflessa dall'aperto. Il cerchio che rappresenta la nostra linea è quindi il cerchio massimo, questo qua, quello delle reattanze pure, perché è il cerchio con la parte reale nulla.
Ricordate? Era il vecchio asse Y del piano di Gauss. Se percorriamo la nostra linea dall'aperto verso il generatore, incontreremo prima le reattanze capacitive, vedete queste qua, fino ad arrivare sul diametro del punto opposto, dove la linea presenta un'impedenza nulla, cioè un cortocircuito. Questo perché dopo lambda quarti elettrici, l'onda riflessa ha la stessa ampiezza di quella diretta, perché è stata riflessa tutta dal carico e si trova anche in controfase con l'onda diretta, per cui le due onde si annullano a vicenda. Quindi in questo punto le due onde si annullano a vicenda. Vi rendete conto che dopo lambda quarti di linea aperta ci troviamo invece dell'aperto un cortocircuito? Magari non perfetto, perché l'onda viene attenuata due volte, ma comunque piuttosto buono. Se poi continuiamo a percorrere la nostra linea sopra l'equatore, l'impedenza diventerà induttiva, fino a tornare un aperto dopo lambda mezzi. Perché dopo lambda mezzi elettrici tutto ciò che c'è collegato al carico si ripete. In pratica uno stub aperto può realizzare tutte le possibili reattanze pure, compreso il cortocircuito. Interessante, vero? Uno stub chiuso su un cortocircuito si comporta all'incirca allo stesso modo, ma anziché partire dal punto sull'equatore più a destra, parte dal punto dell'equatore più a sinistra, che corrisponde al cortocircuito, infatti ha impedenza nulla. Partendo dal cortocircuito e girando verso il generatore, cioè in senso orario, percorreremo il cerchio massimo e prima incontreremo le impedenze induttive e poi, una volta attraversato l'equatore, incontreremo le impedenze capacitive. Come nel caso dello stub aperto, dopo aver percorso lambda quarti, la linea che era chiusa in cortocircuito diventa un aperto, con lo stesso meccanismo di prima. Fino ad ora abbiamo considerato una linea con impedenza caratteristica di 50 ohm. Ma cosa succede se la linea di trasmissione presenta un'impedenza diversa dai 50 ohm? In pratica nulla, salvo il fatto che tutte le impedenze assumeranno un altro valore. Per sapere il nuovo valore dobbiamo fare una proporzione, cioè dobbiamo dividere tutte le resistenze e tutte le reattanze per il valore che c'è al centro della carta, di solito 50 ohm, e moltiplicarli per la nuova impedenza caratteristica. In altre parole dovremo normalizzare i valori all'unità o, se preferite, usare una carta di Smith normalizzata e moltiplicare i valori normalizzati per la nuova impedenza caratteristica. Una semplice proporzione. Divido per il vecchio valore e moltiplico per il nuovo. Difficile? Direi di no. La carta di Smith normalizzata si nota subito perché al centro della carta c'è il valore 1 anziché 50. La teoria che c'è dietro gli stub è tutta qui. Ora andiamo in laboratorio e vediamo in pratica cosa succede con le linee reali. Nel caso reale dobbiamo conoscere il velocity factor della linea che useremo. Preparo quindi il nano VNA per fare una misura accurata del velocity factor, perché la presenza di connettori e disadattamenti, anche piccoli, cambiano il valore che si legge nei datasheet. È molto importante conoscere con precisione il velocity factor, perché incide pesantemente sulle nostre misure, quindi dobbiamo fare le cose per bene. La misura la facciamo sfruttando la caratteristica che ha uno stub aperto lungo lambda quarti. Se ricordate abbiamo detto che la trasformazione lambda quarti permette di passare da un aperto a un cortocircuito dopo appunto lambda quarti elettrici di linea. In pratica dobbiamo trovare la frequenza che causa un cortocircuito dopo lambda quarti di linea aperta, reale, ed utilizzare la seguente formula per trovare il velocity factor. In questa formula è presente la lunghezza LF fisica del nostro spezzone che misureremo col metro ed esprimeremo in metri. F è la frequenza che causa il corto espressa in MHz.
300 è all'incirca la velocità della luce e 0,25 è il quarto d'onda. Nel foglio Excel che vi lascio in descrizione potete inserire i dati ed ottenere il risultato senza fare calcoli. Dato che col VNA dobbiamo misurare un'impedenza molto bassa, un cortocircuito, adottiamo il metodo Through Shunt che vi ho illustrato nel mio video sulla misura delle impedenze e che vi lascio in descrizione. Il setup è il seguente: il nano VNA e una connessione through fatta con questo T, dove su questo ramo collegherò lo stub da misurare. Attivo la traccia 2 dell'S21 e imposto lo scouting con frequenza di start 100 kHz 1 GHz. Lo scouting serve per avere un ampio campo di esplorazione ma poca risoluzione. Calibro Sol il VNA su questo piano, anche se non è molto importante, ma se iniziate a calibrare Sol su questo braccio del T, continuate su questo. Poi collego il T alla porta 2 tramite l'altro cavetto e calibro Through. La calibrazione Through invece è molto importante. Ecco, sul ramo libero del T siamo pronti per misurare i nostri stub. Collego lo stub aperto da un lato al T e col marker cerco il primo dip. Eccolo qua. Si ha la frequenza di 97.590 e 250, frequenza che scrivo sul taccuino. Ora però devo misurare la lunghezza fisica del mio stub. La misura deve comprendere tutti i connettori, a partire dal centro del T fino al piano di riferimento convenzionale del connettore che ho lasciato aperto, se lo stub ha il connettore, altrimenti fino alla fine della calza. Il risultato è 0,612 metri, 61,2 centimetri, dato che scrivo sul taccuino. Nota la frequenza del primo dip, che vi ricordo corrispondere a lambda quarti. Dobbiamo ricalibrare SOLT il VNA con la stessa modalità di prima, impostando come frequenza centrale quella del primo dip e span pochi megahertz. Questo lo facciamo per concentrare al massimo il numero di punti nell'intorno della frequenza di interesse. Quindi imposto la frequenza centrale a 100 MHz e lo span a 10 MHz. Così facendo abbiamo una risoluzione di circa 25 kHz. Procedo alla calibrazione SOLT del VNA. Ricollego lo stub al T e col marker trovo di nuovo la frequenza del primo dip. Ecco, è 98.525 MHz. La scrivo sempre sul taccuino con tutti i decimali. Ora abbiamo tutti gli ingredienti per calcolare il velocity factor del nostro spezzone di cavo. Lanciamo il foglio di calcolo e andiamo subito nel tab del calcolo del velocity factor. Inseriamo in corrispondenza dello stub aperto la frequenza lambda quarti, che è nel nostro caso 98,525 MHz. La lunghezza dello stub è 0,612 metri ed otteniamo immediatamente il velocity factor della linea, che è 0,805. La misura del fattore di velocità va fatta col cavo che intendiamo utilizzare e completo con tutti i connettori. Ricordate questo perché è molto importante, che le condizioni di misura siano le stesse che utilizzate, perché è indispensabile per poter passare dalla lunghezza elettrica delle linee a quella fisica che dovrete tagliare poi. L'alternativa è quella di tagliare uno stub un po' più lungo del necessario e mano a mano tagliare dei pezzettini di cavo sempre più corti,
fino a raggiungere il valore dell'impedenza voluta. Operazione piuttosto noiosa che va fatta col VNA collegato e che spesso porta a dover buttare via tutto perché si taglia troppo. Ma ora vediamo quali possono essere i principali utilizzi degli stub. Il principale utilizzo è quello di realizzare dei trasformatori di adattamento. Trasformatori che abbiamo già visto nel video adattamento di impedenza con lambda quarti e lambda dodicesimi che vi lascio in descrizione. Il secondo maggiore utilizzo è quello di realizzare degli adattatori di impedenza a singolo o a doppio stub. Probabilmente in futuro farò un video anche su questo argomento. Il terzo utilizzo è quello di realizzare dei filtri notch per cancellare delle frequenze indesiderate dallo spettro. In questo video vedremo proprio la realizzazione di un filtro notch per cancellare una frequenza broadcast prodotta da un'ipotetica emittente locale che sta saturando l'ingresso del nostro sensibile ricevitore. Per cui ci ripromettiamo di realizzare un filtro notch sui 98,6 MHz con uno stub in cavo coassiale aperto. La frequenza l'ho scelta in base allo spezzone di cavo coassiale che avevo in laboratorio, che è lo stesso che ho usato per la misura del fattore di velocità. Quindi ho lasciato il setup e la calibrazione del VNA che ho predisposto per la misura della velocità. Come potete vedere dalla scansione il dip si è abbassato di 50 kHz ed ora è 98,475 MHz ed è profondo meno 34,78 decibel. Se volessimo utilizzare uno stub terminato con un cortocircuito, la lunghezza dovrà essere doppia. Facciamo una prova. Con un barilotto collego uno spezzone di cavo identico al primo, chiuso con un tappo in cortocircuito, che è il tappo del kit di calibrazione. Troviamo il minimo più o meno è qui. La frequenza è 98,025 MHz, un po' più bassa perché in più c'è il barilotto e il tappo che allungano un po' più del doppio la linea, ma comunque l'idea viene resa bene comunque. Il dip è profondo 29,11 decibel, anche questo dato è peggiorato. Considerate però che uno stub aperto in corrispondenza dell'aperto irradia sempre un po' per effetto frangia che il campo elettrico presenta sui bordi, mentre lo stub in corto non irradia ma utilizza il doppio del cavo col doppio delle perdite. Il dip di meno 34,77 dB non è abbastanza per un notch serio. Per migliorare l'attenuazione del filtro dobbiamo aggiungere un altro stub identico al primo alla distanza di lambda quarti elettrici dal T. La distanza di lambda quarti è una scelta obbligata, ma non critica, sia nel caso che lo stub sia aperto, sia nel caso in cui sia in corto, perché nel punto dove posizioniamo il primo stub in realtà c'è un corto causato dallo stub. Ma dopo lambda quarti quel cortocircuito diventa di nuovo un aperto. In teoria questo fa sì che i due stub non si vedono. Per questo motivo mettiamo dopo lambda quarti il secondo stub, tarato sulla frequenza del primo se vogliamo che i due effetti si combinino. Però in realtà i due stub si vedono e si influiscono a vicenda e questo complica un po' la taratura. Per tarare l'insieme occorre togliere dei piccoli tratti di linea da ambo gli stub. Per piccoli si intende in riferimento alla lunghezza d'onda che si sta utilizzando. Attenzione, perché se tagliate troppo dovrete buttare il cavo e rifare tutto. Ecco, ho aggiunto un T
e tra i due ho messo uno spezzone di cavo lambda quarti lungo 0,562 metri. Misura calcolata col foglio di Excel conoscendo il velocity factor del cavo. Sul ramo libero del secondo T ho avvitato un altro stub aperto identico al primo. Dalla traccia sullo schermo vediamo che il dip è diventato molto più profondo, meno 71,92 decibel. Il minimo però si è spostato a 98,875 MHz. Vabbè, andrebbe tarato e potremmo migliorare ancora. Oppure potremmo volere una banda più larga a scapito di un'attenuazione minore. Insomma, il sistema è abbastanza flessibile. Nel caso si volesse correggere la frequenza senza tagliare pezzettini di cavo, conviene tagliare lo spezzone più corto del dovuto ed aggiungere in fondo un condensatore se lo stub è aperto o un induttore se lo stub è in cortocircuito. Attenzione perché se state realizzando un sistema di potenza, il condensatore deve poter reggere la tensione che si ha nel circuito aperto dello stub. Di conseguenza, l'induttanza deve reggere la corrente che ci sarebbe nel cortocircuito sempre dello stub. Per sapere di quanto accorciare e di quanto deve valere la capacità o l'induttanza si devono fare diversi calcoli matematici, oppure più semplicemente utilizzare la carta di Smith. Per evitare entrambe le cose, nel foglio di calcolo in Excel che avete in descrizione ho aggiunto due tab che permettono di calcolare il condensatore o l'induttore dato lo spezzone di cavo, oppure, dato il valore della capacità o dell'induttanza, trovare la lunghezza dello spezzone. Comodo, vero? Ecco qui. Scelgo aperto più condensatore. Inserisco la frequenza, che nel nostro caso è 98,6 MHz, il fattore di velocità della linea, che è 0,686, l'impedenza caratteristica della linea, che è 50 ohm, la lunghezza fisica dello spezzone, che è 0,482, più corto della lunghezza giusta, che sarebbe 0,562. Immediatamente il foglio di calcolo mi dice il valore della capacità da aggiungere in corrispondenza dell'asperto, che è 3,85 picofarad. Vi ricordo che lo stub aperto non deve essere più lungo di lambda quarti elettrici ed è bene che non sia più corto di lambda ottavi, mentre lo stub in corto non deve essere più lungo di lambda mezzi elettrici e più corto di lambda quarti. Ho saldato un gigatrimmer da 2,15 picofarad a questo connettore SMA femmina per poterlo collegare facilmente al mio spezzone. Il suo range di capacità copre molto bene la capacità da inserire. Il condensatore ingannerà la radiofrequenza e gli farà sembrare il cavo più lungo. Ecco, ho collegato i due spezzoni da 0,482 metri, terminati con i gigatrimmer, ai due T. La traccia dell'S21 deve essere accordata per la maggiore attenuazione a 98,6 MHz, il punto indicato dal marker. Ho cambiato la scala per avere come minimo meno 80 decibel. Ora posso cominciare ad accordare agendo alternativamente sui due gigatrimmer. Dopo un po' di tentativi sono arrivato ad avere un'attenuazione a 98,6 MHz di meno 77,92 decibel. Sono soddisfatto. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto o vi è stato utile mettete un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. A voi non costa nulla, ma per me e il mio canale è molto importante. Alle prossime! Ciao!